Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Patrizia e in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo bellissimo top lavorato interamente ad uncinetto. Ho utilizzato due filati di diverso colore, uno in tinta unita per la parte centrale del top e l'altro sfumato per fare la parte relativa alla scollatura e il punto a orlo. Ma adesso andiamo a vedere subito insieme che cosa ho utilizzato. Per la realizzazione di questo progetto ho scelto il Donny della Tessile in queste due varianti di colori. Questo è il colore panna, è un gomitolo da 100 grammi al cui interno abbiamo ben 250 metri di filato. L'uncinetto di lavorazione è dal 3 al 4, io userò il 3,5 per entrambi i filati. Il secondo filato è il Donny Pattern in questa colorazione che si chiama Pixel, il codice è 5434. Questo è un gomitolo da 50 grammi al cui interno abbiamo 125 metri di filato. Dopo il filato ovviamente vi occorrerà l'uncinetto, come vi ho già detto, il 3,5, vi servirà il centimetro da sarta, l'ago da lana, dei marcapunti, ovviamente le forbici. Adesso proseguiamo con il nostro tutorial. Per l'avvio della nostra lavorazione partiamo direttamente con la realizzazione delle nostre coppe. Per fare ciò dobbiamo prendere la misura che va dal centro del nostro seno fino alla parte sottostante, dopodiché avviare il numero di catenelle comprensive di questa misura. Io, come vedete, una coppa l'ho già realizzata, ho eseguito 17 catenelle per un totale di 8 cm. Ovviamente le catenelle dovete farle in base alla vostra misura, soprattutto se usate filati diversi o uncinetti di numero differente. Io adesso avvio le mie 17 catenelle, dopodiché vi faccio vedere come procedere con la lavorazione della vostra coppa. Eseguite le mie 17 catenelle, realizzo un'ulteriore catenella per voltare la lavorazione, dopodiché andrò a lavorare maglie alte punto su punto. Quindi entro nel primo punto di posizione, vado a realizzare un punto basso sormontato da un altro punto basso, in modo tale da realizzare il primo punto alto. Dopodiché andrò nel punto successivo e lavorerò il secondo punto alto. Dovrò quindi realizzare un totale di 17 punti alti, quindi in base alle catenelle che avete realizzato i punti alti saranno in loro corrispondenza, quindi punto su punto. Una volta eseguite tutte le mie maglie alte, nell'ultimo punto dove ho eseguito l'ultimo punto alto vado a realizzare il mio aumento, quindi realizzerò un totale di 2 punti alti, una catenella di separazione e altri 2 punti alti nello stesso foro. Quindi un punto alto, 2, una catenella di separazione e altri 2 punti alti, 1 e 2. Siccome dobbiamo avere sia da un lato che dall'altro i stessi punti, dobbiamo avere quindi un totale di altri 17 punti alti nel mio caso. Nel vostro caso dipende da quante catenelle avete impiegato per fare l'avvio del vostro lavoro. Quindi entro nuovamente nello stesso punto ed eseguo il primo punto alto. Dopodiché lavorerò punti alti punto su punto. Nel mentre raccolgo anche la codina, così viene già. Ho terminato il giro, adesso vado semplicemente a voltare la lavorazione e riprendo la lavorazione di punti alti lavorando punto su punto sino ad arrivare al mio aumento dove c'è il punto della catenella. Quindi nuovamente faccio un punto basso sormontato da un altro punto basso in modo tale da ottenere il primo punto alto.
Dopodiché vado a lavorare punto alto su punto alto, come ho detto prima, fino ad arrivare al mio aumento. Ho lavorato l'ultimo punto alto prima della nostra catenella dove c'è l'aumento. All'interno di questo foro andrò a lavorare il mio aumento, quindi vado a realizzare 2 punti alti, quindi 1, 2, una catenella di separazione e altri 2 punti alti nello stesso punto. Abbiamo eseguito il nostro aumento, dopodiché riprendo normalmente la lavorazione dei punti alti lavorando punto su punto. Al termine del giro non ci resta altro che voltare la lavorazione e ripetere lo stesso giro che abbiamo appena fatto, quindi lavoreremo punto su punto fino ad arrivare a un nostro aumento dove lavoreremo 2 punti alti separati da una catenella, 2 punti alti. Dopodiché si riprenderanno i punti alti nei punti successivi e faremo questo per il totale di giri che occorrerà per la nostra misura. Io nel mio caso ho realizzato un totale di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 giri. Ovviamente il numero dei giri lo decidete voi in base alle vostre misure e soprattutto in base all'uncinetto e al filato che avete usato. Io adesso vado avanti e vi faccio vedere poi come chiudere la vostra coppa. Ho realizzato l'ultimo giro della nostra coppa per un totale di 10 righe. Adesso vado a lavorare quindi l'ultimo punto alto della nostra ultima riga, dopodiché andremo a fare una bordura nella parte sottostante della coppa lavorando un giro di punti bassi. Ovviamente i punti dovranno essere in egual numero sia su una coppa che sull'altra coppa. Arrivati a questo punto mi alzo con una catenella in modo da voltare la lavorazione e vado a lavorare i punti bassi il più vicino possibile in modo da non formare dei buchi. Vado a lavorare quindi il mio primo punto basso, mi raccomando non lavorate nella costina in questo modo altrimenti si vede poi il buco, ma andate direttamente proprio all'interno del punto prendendo le 2 costine. Dopodiché punto su punto, cercando di allargare un po' la trama con le mani, lavorate i vostri punti bassi il più vicini possibile. Ovviamente lo stesso numero di punti, come ho già detto, deve essere uguale all'altra coppa che abbiamo fatto. Arrivati al termine della lavorazione dei punti bassi andiamo a fare un nodino e tagliamo il nostro filo. Dopodiché andiamo ad eseguire un'altra coppa uguale a questa, però arrivati all'ultimo giro ci fermiamo dove abbiamo il nostro aumento perché andiamo ad unire la seconda coppa alla prima coppa direttamente da questo punto. Ho realizzato la mia seconda coppa, come vedete sono arrivata all'ultimo giro e mi trovo in prossimità dell'aumento, quindi vado a lavorare i miei 2 punti alti all'interno del nostro aumento, dopodiché andremo ad unire la coppa alla seconda coppa, quindi primo punto alto, secondo punto alto, realizzo la catenella tirandola un pochino, dopodiché vado a prendere l'altra coppa, faccio passare la catenella all'interno
dell'aumento dell'altra coppa lavorata. Prendo la mia asolina e la porto sulla lavorazione in questo modo. Dopodiché riprendo la mia lavorazione normalmente, quindi lavoro 2 punti alti nello stesso punto per ricreare l'aumento, e nei punti successivi lavorerò punto alto su punto alto sottostante fino ad arrivare a questo punto, dove farò una catenella per voltare la lavorazione e andrò a fare la riga di punti bassi per rifinire la parte sottostante della nostra coppa. Al termine ovviamente farò il nodino e taglierò il filo. Una volta che abbiamo unito i due pezzi, questo è come si presenta il nostro lavoro. Sono arrivata quindi alla parte finale dove ho lavorato l'ultimo punto alto. Adesso vado a lavorare i punti bassi sulla parte del fondo. Quindi una volta che mi sono alzata con una catenella, vado a rifinire il bordo come ho fatto per l'altro lato. Quindi lavorerò dei punti bassi nei punti sottostanti, il più vicini possibile, lavorando direttamente all'interno delle costine. Sono arrivata praticamente al termine del giro di lavorazione a punto basso. Realizzo quindi l'ultimo punto basso nella costina del punto relativo al lato della coppa, in questo modo. Dopodiché faccio una catenella come ho fatto all'inizio del lavoro e mi vado a chiudere nuovamente nella stessa catenella, nello stesso punto, con un punto bassissimo. In questo modo, ossia il punto basso in questo punto, che è in questo punto, e ovviamente ho anche la catenella iniziale e finale. Sono arrivata a questo punto, ma ho deciso di non tagliare il filo perché voglio fare una bordura di punti alti nel perimetro di questa lavorazione, in modo da addolcire la parte centrale della lavorazione. Quindi a questo punto mi alzo con una catenella, nello stesso punto vado a lavorare un punto basso sormontato da un altro punto basso, in modo tale da ottenere la prima maglia alta. Dopodiché lavorerò un punto alto su ogni punto sottostante. Andrò a lavorare un punto alto sino ad arrivare più o meno a questo punto. Ho lavorato l'ultimo punto alto, dove ho qua l'aumento, non lavoro niente, carico il filo sull'uncinetto, vado direttamente nel punto alto della seconda coppa, in questo modo. Dopodiché lavorerò i miei punti alti come ho fatto prima. Sono arrivata al termine della riga, vado a lavorare l'ultimo punto alto. Mi raccomando, non lavorate questa, perché questa è la catenella che abbiamo fatto per voltare la lavorazione, altrimenti abbiamo un aumento. Ovviamente le maglie che avete lavorato su questo punto dovranno essere uguali anche su questo lato. Io qua ho un totale di 37 punti alti e qua altrettanti 37 punti alti. Questo è il risultato. Come vedete, la parte centrale è leggermente un po' più addolcita.
Adesso vado a fare un nodino e taglio il filo, dopodiché vado ad agganciarmi nella parte sottostante e farò esattamente la stessa cosa che ho fatto su questa parte, in modo tale da avere la parte addolcita anche sulla parte sottostante della lavorazione. Volto quindi la lavorazione, faccio il cappietto sul mio filato, dopodiché vado ad inserirmi nel primo punto disponibile, in questo qua. Questa che abbiamo precedentemente è la catenella che abbiamo eseguito per voltare la lavorazione. Vi faccio vedere, questa è la riga di punti bassi e questa è la riga di punti alti. Noi ci agganciamo sul punto alto. Prendiamo la nostra vasolina, il nostro cappietto e lo portiamo sul davanti della lavorazione. Dopodiché vado a realizzare il mio primo punto alto. Chiudo con una catenella, nel mentre raccolgo anche la codina di lavorazione, entro nello stesso punto, vado ad eseguire un punto basso sormontato da un altro punto basso, in modo tale da ottenere il primo punto alto. Dopodiché, come abbiamo fatto per la parte opposta, lavorerò punto alto su ogni punto sottostante, fino ad arrivare al punto centrale del nostro top. Sono arrivata a questo punto, io ho il totale di 37 punti alti come li ho sull'altro lato. Ovviamente i punti sono in base a quanti giri avete fatto voi. Se avete fatto dei giri in meno, ovviamente avrete dei punti alti in meno di me. Dopodiché, una volta arrivato a questo punto, io qui ho l'aumento, vado nella coppa successiva, questo è il punto di unione, quindi non va lavorato, vado a lavorare nel punto successivo, in questo punto. E da qui ovviamente lavoro i miei ultimi 37 punti alti, punto su punto. Eseguito quindi l'ultimo punto, vado a fare il mio nodino, taglio il filo e tiro. Questo è quello che abbiamo ottenuto con i 2 giri di punti alti. Adesso vado a cambiare il colore del filato, quindi col nuovo gomitolo realizzo il mio cappietto, dopodiché vado ad agganciarmi sul punto alto della parte anteriore del nostro top, dei nostri triangoli che abbiamo appena lavorato. Faccio passare il cappietto sul davanti della lavorazione e lo fermo con una catenella. Adesso vado a lavorare un punto alto separato da una catenella, salto il punto successivo e nel secondo andrò a fare il punto alto. Quindi entro nello stesso punto, realizzo un punto basso sormontato da un altro punto basso, in modo tale da ottenere il primo punto alto. Catenella di separazione, carico il filo sull'uncinetto, salto il punto successivo e nel secondo vado a lavorare un punto alto. Catenella di separazione, salto il punto successivo e nel secondo lavoro il mio punto alto. Vado a ripetere questo fino ad arrivare alla parte centrale del nostro lavoro. Ho lavorato l'ultimo punto alto, dopodiché mi trovo nella parte centrale della lavorazione. Qui ho 2 punti alti che andrò a saltare, lo stesso farò dall'altro lato, quindi senza fare la catenella di separazione vado direttamente a lavorare il punto alto saltando 1, 2, 3 e 4 maglie. Nella quinta, ossia nella terza della seconda coppa, vado a lavorare il mio punto alto.
Dopodiché riprendo normalmente, quindi catenella di separazione e punto alto. Ovviamente salto un punto di lavorazione tra un punto alto e l'altro. Questo è quello che otteniamo. Mi ritrovo a questo punto, vado a lavorare l'ultimo punto alto. Dopodiché volto la lavorazione. Il giro successivo sarà un giro di punto granny, quindi lavorerò un giro di maglie alte. Mi sposto senza fare catenelle nel primo spazio, nel primo quadretto, vado a realizzare un punto bassissimo in modo tale da portarmi la lavorazione all'interno di questo foro. Dopodiché faccio una catenella, un punto basso sormontato da un altro punto basso in modo da ottenere il primo punto alto. Dopodiché lavoro al suo interno, all'interno del quadretto, altri 2 punti alti per un totale quindi 3 punti alti. 2 catenelle di separazione, salto il quadretto successivo e nel secondo lavoro 3 punti alti. 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione, salto nuovamente il quadretto successivo, nel secondo lavoro 3 punti alti. 1, 2 e 3. Vado a fare questo fino ad arrivare più o meno a questo punto. Sono arrivata vicino alla parte centrale, vado ad eseguire ancora un altro punto, quindi 2 catenelle, salto il punto successivo, il quadrato successivo e nel secondo lavoro i miei 3 punti alti. Nella parte centrale vado a saltare questo pezzettino, questa parte qua la vado a saltare, quindi senza fare catenelle di separazione vado direttamente nel quadretto successivo a lavorare le mie 3 maglie alte. Dopodiché procedo normalmente, 2 catenelle di separazione, salto il quadratino successivo, nel secondo lavoro i miei 3 punti alti. E procedo in questo modo fino ad arrivare alla fine del giro. Terminata di lavorare la nostra riga, andiamo semplicemente a voltare la lavorazione. Salgo con 3 catenelle, 1, 2, 3, che sono il nostro primo punto alto, dopodiché 2 catenelle di separazione e andrò a lavorare un punto V all'interno dello spazio ottenuto nelle 2 catenelle tra le 6 maglie alte del giro sottostante. Quindi punto alto, una catenella di separazione e un punto alto, 2 catenelle di separazione, punto V nel prossimo spazio, quindi punto alto, catenella, punto alto, 2 catenelle di separazione e vado avanti in questo modo fino ad arrivare nella parte centrale del nostro top, fino ad arrivare qua. Sono arrivata a questo punto, ho lavorato l'ultimo punto V e mi ritrovo sulla parte dove ho 6 maglie alte. Praticamente vado a saltare tutte queste maglie alte e lavoro il mio punto V nel foro successivo in questo spazio senza fare le catenelle di separazione, vado semplicemente a lavorare il punto V all'interno del foro. Punto alto, catenella e punto alto. 2 catenelle di separazione e procedo alla lavorazione in questo modo. Eseguito l'ultimo punto V, vado ad eseguire 2 catenelle di separazione e un punto alto nell'ultima maglia e abbiamo chiuso anche questo giro. Volto la lavorazione
e come abbiamo fatto nel secondo giro, vado a lavorare all'interno del primo foro, quindi mi sposto con una maglia bassissima, mi fermo con una catenella e vado a lavorare il mio primo punto alto composto da una maglia bassa sormontata da un'altra maglia bassa. Dopodiché realizzo le 2 maglie alte, quindi abbiamo un totale di 3 maglie alte all'interno del nostro quadretto. 2 catenelle di separazione, salto il punto V e nel foro successivo, nel quadratino successivo, vado a lavorare le mie 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Vado a fare questo fino ad arrivare nella parte centrale del nostro top. Quindi lavoro 2 catenelle di separazione e 3 maglie alte all'interno del nostro foro. Arrivati nella parte centrale dove ho i 2 punti V, vado a ripetere praticamente il secondo giro di lavorazione, quindi salto i 2 punti V, non faccio le catenelle di separazione, ma vado a lavorare direttamente nel foro grande le mie 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Dopodiché procedo normalmente fino a terminare la nostra riga. Una volta finito il giro, ovviamente vado a voltare la lavorazione. Salgo con 3 catenelle, dopodiché vado a fare un punto alto sul punto alto successivo, in questo modo. Questo è l'inizio e poi ovviamente dovrà essere la fine della nostra riga. Faccio 2 catenelle di separazione, all'interno dello spazio vado a lavorare un punto alto, 2 catenelle di separazione, lavoro un punto alto sul punto centrale, quindi nella seconda maglia alta che abbiamo nel gruppo di 3, 2 catenelle di separazione, punto alto all'interno dello spazio e andrò a fare questo fino ad arrivare nella parte centrale del nostro top. Quindi facciamo sempre 2 catenelle di separazione e una maglia alta. Mi trovo nella parte centrale dove ho le 6 maglie alte e anche qui vado a fare 2 catenelle di separazione e lavoro i miei punti alti nella seconda maglia alta nella parte dove ho le 3 maglie alte. Poi senza fare catenelle di separazione vado direttamente nella seconda maglia alta successiva e faccio la mia maglia alta. Dopodiché procedo normalmente, quindi 2 catenelle di separazione, punto alto nello spazio, 2 catenelle di separazione, punto alto nella seconda maglia alta sottostante. Al termine della nostra riga vado a lavorare le ultime 2 catenelle di separazione e negli ultimi 2 punti alti lavoro 2 punti alti, quindi 1 e 2, in modo tale da finire il giro come lo abbiamo iniziato. Questo è il risultato. Se volete realizzare questa parte un po' più stretta, anziché fare 2 catenelle di separazione, potete farne anche solo una e il lavoro in questo modo rimarrà un po' più stretto, un po' più a pelle. Una volta terminato il giro, voltate la lavorazione. Nei 2 punti alti successivi andiamo a lavorare 2 punti alti. In questo giro faremo un giro di diminuzioni e lavoreremo tutto il giro a punti bassi. Quindi nella parte relativa al quadratino dove abbiamo 2 catenelle andiamo a lavorare un punto basso, in modo tale quindi da portare 2 catenelle che corrisponderebbero a 2 punti a un solo punto, punto basso su punto alto, punto basso all'interno dello spazio.
e andiamo avanti così per tutta la nostra riga, per tutto il nostro giro. Ovviamente io vi consiglio sempre di provare il capo su di voi, in modo tale da vedere se le diminuzioni sono sufficienti o dovete farne altre, in modo tale da far vestire il vostro top perfettamente alla vostra taglia. Ho terminato la riga di punti bassi, adesso mi raccomando provate il capo, dopodiché senza tagliare il filo eseguiremo un totale di catenelle in modo tale da unire questo punto a questo. In questo caso ovviamente dobbiamo sempre provare che la scollatura vada bene sul nostro corpo e che la testa passi comodamente attraverso il cerchio che si verrà a formare. Quindi senza tagliare il filo, senza fare nodini, proseguo a realizzare delle normalissime catenelle. Il numero non è assolutamente importante perché tanto non andremo a lavorare una fantasia che richiede un multiplo particolare, quindi fate le catenelle necessarie che siano adattabili per il vostro corpo. Una volta eseguite tutte le catenelle si andrà semplicemente ad unire nell'ultimo punto realizzato dell'altro lato, si chiuderà il lavoro con un punto bassissimo, dopodiché nodino e si taglia il filo. Ovviamente mi raccomando, prima di tagliare il filo provate il vostro capo. Ho terminato di eseguire le mie catenelle, dopodiché con un punto bassissimo mi sono agganciata all'altro lato del nostro capo, dopodiché ho fatto un nodino, ho tagliato il filo e ho tirato bene il filo per fermare il nodino. Adesso proseguiamo la lavorazione in giri di andata e ritorno partendo da questo punto. Andremo quindi ad inserirci con il filato nuovo nell'ultimo punto lavorato, dopodiché faremo giri di andata e di ritorno con punti mezzi alti. Quindi adesso vi faccio vedere come procedere. Adesso quindi iniziamo prendendo il filato nuovo, realizziamo il solito cappietto e ci agganciamo a questa parte del nostro top, esattamente dove abbiamo la riga lavorata a punto alto. Come vedete qua iniziano i punti bassi che avevamo fatto inizialmente per fare la bordura dei nostri triangolini, dopodiché avevamo fatto il giro di abbellimento per la parte sottostante e sovrastante del nostro top, quindi dobbiamo iniziare da questo punto. Quindi prendiamo il nostro filato, una volta realizzato il cappietto inseriamo l'uncinetto nel punto disponibile, nel punto alto. Quindi in questo segmento andremo a lavorare due punti mezzi alti. Quindi facciamo passare l'uncinetto sul davanti della lavorazione e la fermiamo con un'asolina, con una catenella. Nel mentre raccogliamo anche la codina di inizio lavoro, così la lavoriamo insieme ai punti. Nello stesso punto andiamo a realizzare un punto basso sormontato da un altro punto basso in modo tale da ottenere il primo punto. Dopodiché andremo a lavorare una mezza maglia alta nel punto successivo, sempre prendendo la nostra costina. Se riuscite prendete due capi, due fili, in questo modo, 1 e 2, e chiudete. Dopodiché lavoreremo i nostri punti mezzi alti punto su punto. Quindi mentre raccogliamo anche la codina del secondo filo, così non le chiudiamo più in seguito, proseguiamo semplicemente a lavorare un giro a mezza maglia alta.
Lavorate quindi punto su punto le mezze maglie alte, raccogliendo anche le 2 codine del filo. Sono arrivata a questo punto dove ho finito di lavorare le mezze maglie alte sui punti bassi sottostanti. Anche qui ho il giro ovviamente di punto alto, quindi non devo fare altro che fare i punti come ho fatto all'inizio. Quindi all'inizio ho fatto 2 punti, farò 2 punti anche qui. Quindi entro e realizzo il mio punto mezzo alto. Nel secondo uguale. Dopodiché mi trovo sulla parte relativa alla lavorazione a punto gregni e poi ho la mia catenella. Anche qui andrò a lavorare normalmente le mie mezze maglie alte. Nel mentre, se avete le codine di lavorazione dell'inizio degli altri giri, lavoratele pure insieme. Quindi con molta calma realizzo i miei punti. Ho terminato il giro di lavorazione a mezza maglia alta e questo è il risultato. Adesso ovviamente andiamo a fare il secondo giro. Per fare ciò voltiamo la lavorazione e, come abbiamo fatto in precedenza, andiamo a lavorare nel punto sottostante un punto basso sormontato da un altro punto basso, in modo tale da ottenere il primo punto. Se volete potete fare anche solo, se non vi piace fare il punto basso sormontato dal punto basso, potete fare le 3 catenelle. Io preferisco fare così perché con le 3 catenelle il punto rimane troppo piccolo, mentre col punto basso sormontato dall'altro punto basso rimane un punto più cicciotto e un po' più bello. Dopodiché si lavora semplicemente punto su punto i nostri punti mezzi alti. Molto semplice, senza fare aumenti né diminuzioni. In questo modo. Detto questo, andrete avanti a fare i vostri giri di andata e ritorno per un totale di 4-5 volte, in modo tale da ispessire un pochino il punto della scollatura. Mi raccomando, non fate troppi giri, altrimenti il lavoro poi tenderà a sfarfallare, a fare difetto sulla parte del collo. Io penso che farò un totale di 3-4 giri. Ci vediamo tra poco. Sono arrivata al termine della lavorazione, ho lavorato un totale di 5 giri.
per un totale di circa 3,5 cm. Arrivato a questo punto mi fermo, per cui vado a fare il mio nodino per fermare ovviamente il lavoro, dopodiché taglio il filo, perché adesso andrò a fare la fascia posteriore per il nostro dietro nel primo colore che ho usato, quindi nel colore panna. Ovviamente questo è a vostra discrezione, potete, anziché tagliare il filo, se volete proseguire con lo stesso filato. Io ho deciso di cambiare il filato in modo tale da spezzare la lavorazione tra il davanti e il dietro e avere il fianco in questo colore. Vi faccio vedere com'è il risultato arrivati a questo punto. Questa è la mia scollatura, questa è la fascia di 3,5 cm con la lavorazione ovviamente a mezza maglia alta. Adesso ovviamente parto da questo punto, quindi vado a prendere il mio filato, vado a fare il solito cappietto e mi aggancio a questo punto. Quindi vado a prendere il mio filato, vado ad eseguire il solito cappietto, dopodiché entro nel punto del mio top, nel primo punto disponibile, faccio passare il cappietto sul davanti della lavorazione e la blocco con una catenella. Dopodiché, lavorando anche la codina iniziale, vado ad eseguire il primo punto basso sormontato da un altro punto basso, in modo tale da ottenere il primo punto. Arrivati a questo punto, su ogni punto sottostante andrò a lavorare dei punti alti fino ad arrivare più o meno ad un'altezza che corrisponda al centro del nostro seno. Volendo, se non volete arrivare fino a questo punto, potete fare qualche punto in meno. Io preferisco coprire un po' di più questa parte. Quindi semplicemente andrò a lavorare punto su punto i miei punti alti. Ho lavorato per un totale di 22 punti alti. Sono arrivata in corrispondenza di questo punto del mio punto seno. Ovviamente, come ho detto prima, potete fare dei punti in meno qualora vogliate avere questa parte un po' più aperta. Da qui in poi i giri sono sempre gli stessi, lavoreremo sempre i giri di andata e ritorno, i punti alti, quindi punto su punto i nostri punti alti. Voltiamo la lavorazione, nel primo punto disponibile vado a fare il mio punto basso sormontato da un altro punto basso. Dopodiché i punti alti sui punti alti sottostanti. Quindi da qui in poi procedete tranquillamente da soli, i giri poi sono sempre gli stessi. Una volta arrivati al termine, voltate la lavorazione e lavorate di nuovo i vostri punti punto su punto. Lavorate una fascia in modo tale che una volta chiusa e poi cucita sul lato opposto vi vesta perfettamente sul vostro corpo, quindi questa fascia corrisponderà alla parte retro del vostro top. Ovviamente, man mano che lavorate i vostri giri, provate il vostro capo in modo tale che la misura non sia né troppo stretta né troppo larga. Non fatela troppo larga perché comunque il punto è molto elasticizzato e se no il progetto non veste molto bene. Fatelo piuttosto un giro, provatelo su di voi e fate piuttosto 1 o 2 giri in meno in modo tale che la visibilità sia perfetta. Tanto poi una volta che siamo arrivati al punto della nostra vita andiamo a fare poi gli aumenti per fare tutta la parte sottostante del vostro top. Io adesso vado avanti, poi vi dico quanto misura il mio capo. Ovviamente questo è sulle mie misure, quindi voi dovrete comunque provarlo sempre.
la lavorazione procede sempre nello stesso modo, quindi lavorate i vostri punti alti sui punti alti. Se avete iniziato con 20 punti alti, dovete fare la fascia sempre comprensiva dei vostri 20 punti alti o i punti che avete messo. Mi raccomando, lavorate sempre il primo punto come abbiamo fatto finora, quindi punto basso sormontato da punto alto, perché se fate le 3 catenelle il punto viene molto piccolo e non è molto bello esteticamente. Ho terminato di eseguire la mia fascia e ho cercato di far terminare il filato nella parte superiore del mio top, della mia striscia, in modo tale da fare poi una cucitura tra i due pezzi dall'alto verso il basso, così che per fare poi l'orlo non ho bisogno di tagliare il filo di lavorazione, perché userò lo stesso per fare la lavorazione sottostante. Adesso vi faccio vedere come unire ovviamente il dietro al davanti. Ho posizionato un marcapunti sulla parte davanti del mio top alla distanza esatta che ho nella parte retro della mia fascia del mio top. Io ho un totale di 22 punti, quindi ho contato 22 punti dal basso verso l'alto e quindi ho posizionato il marcapunti nella 22esima maglia. Ci ritroviamo quindi nella nostra asolina, nella fascia retro del nostro top, entriamo nella costina interna in questo modo e passiamo nella costina interna del punto dove abbiamo il marcapunti e chiudiamo le asoline con un punto bassissimo. Ripetiamo ancora una volta in modo da rinforzare questo punto, quindi prendiamo le due costine interne di entrambi i punti e chiudiamo con un punto bassissimo. Dopodiché andremo ad unire le due parti prendendo sempre le due costine anteriori, facendo una cucitura di punto bassissimo, quindi entro nel punto successivo nella costina interna sia da un lato che dall'altro, quindi sia nella parte retro del nostro top che nella parte del davanti, e chiudiamo le nostre 3 asoline insieme. E dobbiamo fare questo fino ad unire completamente i due pezzi. Quindi punto su punto prendiamo le costine interne e le chiudiamo con un punto bassissimo. Ecco come si presenta il lavoro una volta che abbiamo cucito i due lembi di filato. Questo sarà il mio retro, la mia parte retro della lavorazione, quindi adesso vado a voltare il mio top per proseguire la lavorazione del punto dove abbiamo il filo, quindi dobbiamo realizzare la parte relativa al fondo, quindi il nostro orlo. Come vedete, quindi abbiamo il filato già in corrispondenza nella parte sottostante. Possiamo partire con la lavorazione direttamente usando questo filo. A questo punto mi ritrovo quindi con l'uncinetto nell'ultima asolina che abbiamo a disposizione, realizzo una catenella per alzarmi un pochino nella lavorazione. Dopodiché lavorerò un giro di punti bassi su ogni punto sottostante, in maniera anche da integrare la parte dove non abbiamo la rifinitura con la lavorazione a punto. Quindi adesso vado ad eseguire un punto basso sormontato da un altro punto basso nel primo punto disponibile. Quindi punto basso e un altro punto basso. Questo è il primo punto che abbiamo. Dopodiché cercherò di realizzare, dove non abbiamo la rifinitura, come abbiamo fatto in precedenza, dei punti alti
in ogni foro disponibile, in modo tale da avere i punti più vicini l'uno verso l'altro. Qua abbiamo già la lavorazione a punto alto, quindi qua non avremo nessun problema perché lavoreremo i nostri punti alti sui punti alti sottostanti. Quindi iniziamo con inserire l'uncinetto nel primo punto disponibile, nel mentre raccogliamo anche la codina di lavorazione ed eseguiamo il nostro punto alto. Se vedete troppo spazio tra un punto all'altro, lo so che è un pochino difficoltoso, ma cercate di eseguire un altro punto. In questo modo. Ecco che avete i punti più vicini l'uno all'altro. In questo modo non si formeranno i buchi. Cercate sempre di prendere comunque il punto avendo l'accortezza di prendere 2 costine. Quindi non prendete il punto in questo modo perché sennò si allarga troppo e si forma il buco, ma entrate proprio all'interno delle costine. Così. Quindi una volta che avete terminato di eseguire punti alti nella parte non rifinita, andate direttamente a lavorare i vostri punti alti punto su punto nella parte invece dove abbiamo già le maglie alte sottostanti. Dovete fare questo per tutto il giro di lavorazione, includendo ovviamente la parte della fascia. Dopodiché ci andiamo a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto disponibile, nella terza catenella. Al termine del giro andiamo a chiuderci con un punto bassissimo nel primo punto disponibile. Mi raccomando, controllate il numero di maglie che avete lavorato perché devono essere in numero pari, perché dobbiamo praticamente riprendere la lavorazione che abbiamo eseguito sulla parte del davanti del nostro top, quindi abbiamo bisogno di un numero pari di maglie. Dopodiché andremo a misurare il nostro capo in modo tale da vedere se combacia con la nostra taglia. Misurate quindi il vostro capo e controllate a che misura siete arrivati. Nel mio caso, col capo non tirato, ho circa 43 cm, quindi dovrò fare qualche aumento. Tirando ovviamente la lavorazione arrivo tranquillamente ai 47 cm, però preferisco avere un capo un po' più morbido, quindi andrò a fare degli aumenti. Per quanto riguarda quindi il mio caso, ho deciso di dare 5 cm in più di larghezza per poter vestire il mio top. Quindi cosa facciamo per quantificare il numero di aumenti? Posizioniamo semplicemente il nostro centimetro in questo modo sui punti. Io voglio aumentarlo di 5 cm, quindi vado a contare quanti punti alti ho ad arrivare a 5 cm. Nel mio caso ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 punti, quindi in totale andrò a fare 8 aumenti. Adesso quindi vado a posizionare su tutto il perimetro del mio top 8 marca punti dove andrò a fare i miei 8 aumenti. Una cosa importante che dovete fare prima di chiudere il giro degli aumenti, quindi il secondo giro a punto alto, dovete controllare quante maglie effettivamente ottenete con l'aggiunta dei vostri aumenti e il numero che ottenete in totale delle maglie diviso 2, quindi diviso il multiplo dei nostri punti, sia un numero pari, perché per quanto riguarda il giro di lavorazione che andremo poi a fare con l'altro colore, quando cambiamo il colore, dobbiamo fare un punto quadrettato nel primo giro e il secondo giro dobbiamo fare
il punto granny, quindi abbiamo bisogno di un numero di quadretti in numero pari, perché qualora abbiamo un numero dispari il punto granny, quindi il secondo giro, non verrebbe. Io nel mio caso con l'aggiunta degli 8 aumenti ho un totale di 164 maglie che diviso 2 mi dà 82 quadretti, quindi in questo caso è assolutamente perfetto. Se voi ipoteticamente avete un numero diverso, io ad esempio calcolo 162 diviso 2, come vedete il risultato non è un numero pari, sarebbero 81 quadretti, io devo fare in modo quindi di portare questi quadretti in numero pari, quindi da 81 devo portarlo a 82, quindi vado semplicemente ad aggiungere altri due punti. In questo caso quindi potremo poi procedere tranquillamente con la lavorazione. Detto ciò, adesso vi faccio vedere come proseguire. Ho posizionato i miei 8 marcapunti dove andrò a fare i miei 8 aumenti, quindi per questo giro lavorerò semplicemente punto alto su punto alto sottostante e giunti al marker andrò a lavorare ovviamente il mio aumento, quindi lavorerò 2 punti alti nello stesso punto. Al termine chiuderò ovviamente il giro come ho fatto adesso, dopodiché farò ancora un giro a punto alto di assestamento dove non farò nessun aumento. Quindi ci vediamo subito dopo aver fatto il nostro terzo e ultimo giro punto alto in questa colorazione. Dopodiché quindi faremo il nodo, taglieremo il filo e cambieremo il colore del filato insieme. Quindi per questo giro vado semplicemente ad alzarmi con una catenella, nello stesso punto lavoro il mio punto basso sormontato da punto basso in modo tale da ottenere il primo punto. Dopodiché, come ho detto, lavorerò punto alto su punto alto sottostante e nel marcapunti eseguirò i miei aumenti. Prendete quindi il vostro filato, fate il solito cappetto iniziale e vi posizionate come vi faccio vedere adesso. Io non mi posizionerò nel punto dove ho tagliato il filo, ma sul fianchetto opposto. In un punto qualsiasi inserisco il mio uncinetto, dopodiché faccio passare la mia asola all'interno del punto e vado a fermarla con una catenella. Nel mentre lavoro anche la codina di inizio lavoro, vado nello stesso punto, lavoro un punto basso sormontato da un altro punto basso. In questo modo ho ottenuto il primo punto. Dopodiché realizzo una catenella di separazione, carico il filo sull'uncinetto, salto il punto successivo a quello appena lavorato e nel secondo vado ad eseguire il mio punto alto. Ecco qui che abbiamo ottenuto il primo quadretto. Dovrò fare questo per tutto il giro, quindi catenella di separazione, carico il filo sull'uncinetto, salto il punto successivo rispetto a quello di lavorazione e vado nel secondo e abbiamo ottenuto il secondo quadretto e vado avanti così fino a terminare il mio giro. Ovviamente il numero dei quadratini, come ho detto prima, deve essere in numero pari. Ho eseguito il mio ultimo punto alto e l'ultima catenella di separazione. Per chiudermi il giro, siccome dobbiamo lavorare all'interno dei quadratini, anziché chiudermi con un punto bassissimo nella terza, nel mio caso in questo punto o nella terza catenella, vado direttamente nel mio quadretto e mi chiudo con un punto bassissimo in modo tale da portarmi già con l'uncinetto all'interno del mio quadratino. Faccio una catenella, dopodiché lavoro 3 punti alti. Ovviamente il mio primo punto alto sarà un punto basso sormontato da un altro punto basso, quindi punto basso sormontato da un altro punto basso, dopodiché realizzo i miei 2 punti alti, 1 e 2. Ottengo così i 3 punti alti.
catenella di separazione, salto il quadratino successivo a quello che abbiamo appena lavorato e vado nel secondo a lavorare i miei 3 punti alti. 1, 2 e 3. Catenella di separazione, e devo praticamente ripetere questo per tutto il nostro giro. Quindi salto il quadratino successivo e nel secondo lavoro i miei 3 punti alti. 1, 2 e 3. Catenella di separazione e proseguo. Ho lavorato le ultime 3 maglie alte all'interno dell'ultimo quadretto, dopodiché ho realizzato la mia catenella di separazione. Adesso vado semplicemente a chiudermi nel primo punto disponibile con un punto bassissimo. Questo è il risultato. Arrivati a questo punto, per fare il terzo giro possiamo fare o dei punti bassissimi e camminare verso l'archetto, il punto disponibile dove abbiamo la catenella tra le 6 maglie alte, e poi lavorare il punto granny normalmente, oppure possiamo fare in questo modo. Una volta che abbiamo chiuso il nostro giro, entriamo nel foro, questo qua, peschiamo il nostro filo e andiamo a lavorare un punto basso sormontato da un altro punto basso, in modo tale da ottenere il punto alto dei 3 punti alti che faremo poi in questo quadratino. Quindi catenella di separazione e vado a lavorare normalmente il mio punto granny, quindi 3 punti alti in ogni spazio disponibile. Ovviamente quando poi termineremo il giro andremo a fare 2 punti alti e ci chiuderemo in questo punto. Mi raccomando, non dimenticatevi la catenella di separazione tra un punto e l'altro, tra i 3 punti e l'altro. 1, 2, 3 punti alti, catenella di separazione, e andremo a fare questo per tutto il giro e per i giri successivi fino a raggiungere la lunghezza che più vi piace. Io andrò avanti anche perché voglio consumare tutto il gomitolo. Ci vediamo dopo, vi faccio vedere quanti giri effettivamente ho fatto. Il procedimento ovviamente è sempre lo stesso, in ogni spazio libero lavorate i vostri 3 punti alti. Sono giunta al termine anche di questa riga, vi faccio vedere quindi dopo la catenella di separazione vado a lavorare i miei 2 punti alti, 1 e 2, dopodiché mi chiudo con un punto bassissimo nell'ultimo punto. In questo modo e abbiamo terminato il giro. Per iniziare il giro successivo basta camminare con un punto bassissimo e portarci direttamente all'interno del nostro quadratino, dopodiché lavoreremo i nostri punti. Io inizio sempre con un punto basso sormontato da un altro punto basso. Se voi avete iniziato con le 3 catenelle, fate sempre le 3 catenelle. Dopodiché il lavoro prosegue sempre nello stesso modo, quindi 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti nel punto successivo. Da qui in poi potete proseguire tranquillamente da solo, i giri è sempre lo stesso, il giro è sempre solo uno,
andate a ripeterlo tante volte ad arrivare alla lunghezza che vi piace di più. Di tanto in tanto ovviamente provate il capo su voi stessi. Sono andata avanti per un totale di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 giri lavorati a punto granny usando il filato sfumato. Ovviamente sono andata avanti fino a terminare tutto il filato che avevo. Dopodiché, visto che avevo ancora un po' di colore in tinta unita, di filato in tinta unita, ho voluto terminare anche questo filato, quindi sono andata avanti a lavorare 2 giri, dopodiché ho eseguito un giro semplicissimo per orlare tutto il mio top con un punto a mezza maglia alta. Questo qui è il risultato. Vi dico già che per realizzare tutto il mio top ho usato un gomitolo da 100 grammi di Donni in tinta unita e 2 gomitoli, quindi 100 grammi in totale, di Donni Pattern, quindi di questo filato sfumato, un totale quindi di 200 grammi di filato. Adesso ve lo faccio vedere per intero indossato dal mio manichino. Ovviamente il manichino è un po' più magro, quindi non avrà un bellissimo effetto, perché comunque questo top è una taglia M quasi L, invece il manichino è su per giù una taglia 40-42. Adesso ve lo faccio vedere. E siamo giunti al termine di questo tutorial. Come vedete il top è indossato dal manichino. Come ho già detto prima, purtroppo il manichino è una taglia 40, quindi è piccolino, invece il top è una taglia M, per cui non viene tanto evidenziata la sua bellezza, ma vi assicuro che dal vivo è molto bello, è molto leggero, perché come ho detto ho utilizzato appena 200 grammi di filato, e con l'uso del filato in 2 colori diversi, uno in tinta unita e l'altro sfumato, il vostro top è assolutamente wow. Io come sempre vi do un grosso abbraccio, vi invito nuovamente a iscrivervi al canale e se vi è piaciuto il video mettetemi un like e condividetelo. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!